C'è un bellissimo attico pubblicato nel nostro sito dove c'è un impianto home theater e c'è un audio diffuso un po' in tutte le stanze. Descrivicelo un po'. È un impianto particolare in primo luogo per un motivo architettonico, perché trattandosi di un appartamento realizzato tutto in falda, avevamo tutti i soffitti con una fortissima inclinazione e la parte finale, quella dove c'era il televisore nel caso dell'home cinema, molto molto bassa, stiamo parlando di un'altezza di 1,20 m, 1,30 m, quindi giusto lo spazio per andarci a mettere il televisore e la console. In realtà alla fine è stato un punto di forza perché abbiamo potuto posizionare i diffusori nel controsoffitto già con una giusta inclinazione per essere orientati verso il divano. Il stesso discorso per i surround dove abbiamo sfruttato anche le pareti e abbiamo potuto, diciamo, ottimizzare in base anche a quella che era l'acustica ambientale. Il risultato è stato ottimo, anche con col 7.1 è stato veramente eccellente. I modelli di diffusori, che cosa avete utilizzato? Le frontali sono tutte delle 316. Quello dove vedo praticamente in falda e vedo anche il subwoofer, anche la Il parte subwoofer è subwoofer, sì, incassato. sì, è incassato, lo vedi sulla parte di destra dell'immagine. In realtà è incassato sfruttando la nicchia che fu realizzata per l'impianto di aria condizionata. Ok. E quindi abbiamo sfruttato architettonicamente quella nicchia per posizionare anche il subwoofer. Nella parte che vedi in marmo, so, sul frontale, c'è tutta la parte poi elettronica, compreso l'amplificatore per il subwoofer. Nelle camere, su che scelta avete optato? Le camere hanno tutte quante le piccoline, le SIC 112, tranne i bagni dove ci sono le stereofoniche, le 12S. La parte elettronica è stata centralizzata, come è stata Sì, disposta? tutta la parte elettronica in un rack, Quindi un rack compreso anche la parte home theater o l'home ad theater? eccezione dell'home theater. L'home theater è l'unico che ha l'amplificatore in quel mobile che vedi rivestito in marmo all'interno della stanza. Ok. Questo principalmente per un motivo, diciamo, di controllo, perché inizialmente il cliente non era convinto a adottare un sistema di supervisione e controllo, quindi gli dovevamo dare la possibilità di utilizzare i telecomandi. Tu sai bene che se li andavo a spostare all'interno del rack, diventava complicato fare avanti e indietro con gli infrarossi e quindi abbiamo preferito posizionarli lì. Diciamo che con il senno di poi, se avessimo saputo fin dall'inizio che si andava a mettere un sistema di controllo centralizzato, anche l'amplificatore della parte home cinema sarebbe finito nel rack. In un sistema di questo tipo che sorgenti ci sono connesse? Cioè che cosa utilizza il cliente? In realtà, qui hai fatto una domanda che è interessante perché qui è stato uno dei primi dove abbiamo utilizzato il Kaleidescape. Poi ci sono l'Apple TV e i decoder di Sky. Il Kaleidescape sostanzialmente è un sistema di distribuzione su IP dei contenuti video. Può essere immaginato come un archivio mio personale in cui sono contenuti tutti i film, documentari, tutti i contenuti che voglio poter vedere. E ci sono dei player che mi consentono di vederli sui vari televisori, su uno o più televisori all'interno di casa. Sì, dopo ovviamente a Kaleidescape chiederemo almeno 100 euro per questo Però dai, intervento. stai parlando di un prodotto che non è che ha tanti. No, no, è un prodotto eccellente, ecco. Quali erano le difficoltà di questo cantiere dal punto di vista tecnico? Palazzo ed edificio storico. Quindi tutte le pareti portanti, già semplicemente realizzare delle tracce non era una cosa semplice proprio dal punto di vista oggettivo. Si tratta di un appartamento realizzato su un tetto, quindi che doveva unire due ex appartamenti e il tutto è stato realizzato all'interno con un'attenzione ovviamente per il design da parte dell'architetto, con una boiserie integrale, cioè se anche guardando le foto ti rendi conto che non c'è quasi nessun punto che non sia rivestito. Quindi il lavoro ha dovuto interfacciare la parte edile, la parte di falegnameria e di carpenteria, ovviamente l'architettura, l'elettricista, la parte termoidraulica, perché noi abbiamo fatto in questo impianto anche tutta la parte di domotica, no? Quindi tutta l'integrazione con la termoidraulica, con riscaldamento a pavimento, con
i sistemi di fotovoltaico, perché sul tetto, poi sulla falda c'era il fotovoltaico. Insomma, è stato necessario integrare tante tecnologie e tante professionalità. Una dinamica di cantiere, diciamo, particolare, dove così di primo impatto direi che è veramente difficile poter inserire anche l'impianto audio. E invece mi stai raccontando che in realtà poi si fa. Le situazioni, diciamo, medie, il 90% sono più semplici di quelle che hai raccontato tu ora. Sì, sì, sicuramente la maggior parte sono più semplici, però diciamo che anche il motivo che ti dà soddisfazione dal punto di vista professionale è quando hai una sfida come questa e ti ingegni e riesci ad andare avanti. Cioè, dal punto di vista tecnico sono impianti che ti danno un'enorme soddisfazione, no? Tanto sudore, ma Sì, enormi sì, soddisfazioni. sì, sì. Va bene, grazie Luca. Ci sentiamo per il prossimo impianto, per la prossima installazione. Ok? Grazie a te, alla prossima. A presto, Ciao. ciao, ciao, ciao.